È la prima volta che io vedo una torcia di questo tipo e per me è sbalorditiva. Infatti guardate quanta luce riesce ad emettere. Mm? Voi non la vedete, ma questa torcia in realtà per adesso sta emettendo una luce che ci permette di vedere, non sto scherzando, ci permette di vedere a grandissima distanza. Come funziona? Lo vedremo fra poco. Queste sono le torce della Chansky, questo è il modello K3i8, ma mi hanno mandato anche questa, la K3 normale, e mi hanno mandato la P25. Queste sono delle classiche torce, le torce che insomma utilizziamo regolarmente per illuminare il nostro cammino, le escursioni, torce tattiche, insomma, normali torce. Questa è quella sbalorditiva perché è a infrarossi. E ora vi farò vedere di cosa è capace. I loro prezzi oscillano, ogni modello ovviamente ha un prezzo differente, diciamo che sono su per giù attorno a 70 euro. Vi lascerò i link e spero di riuscire a ottenere anche dei codici di sconto. Ragazzi, questa torcia mi ha fatto innamorare. Quindi la mettiamo sul bancone e guardiamo tutto, vediamo come funzionano. Sono tre modelli, quindi non mi soffermerò tantissimo su ognuno di loro. Ma su questa in particolare voglio farvi vedere, per bene, essendo per me una novità, come funziona e quello che riesce a fare. Iniziamo. E allora ragazzi, guardiamo quindi le confezioni, vediamo quello che viene dato in dotazione. All'interno di ogni scatola, è uguale per tutti e tre i modelli, troverete sia un tappino sostitutivo per il tasto posteriore, il laccio per poterla assicurare al polso, degli o-ring, un cavo di ricarica, il tutto contenuto all'interno di questa bustina, più un manuale di istruzione e un tagliandino di garanzia. Per ognuno c'è una fondina, una custodia per poterla trasportare, e le stesse custodie nella parte posteriore hanno questo passante per poterla mettere nella cintura del pantalone, apertura con il sistema strappo, e questa parte elastica che ci permette di alloggiare la torcia all'interno in modo da farla rimanere ben salda. Guardiamo per prima cosa le caratteristiche tecniche di ogni torcia. Allora, vediamo questa, la P25, che pur essendo più piccola come dimensioni ha delle prestazioni maggiori rispetto al modello K3, quindi emette una potenza massima di 3000 lumen nella modalità turbo per 3 ore e raggiunge 192 metri di distanza, invece in modalità alta emette 500 lumen per 6 ore e raggiunge 78 metri. In modalità media emette 150 lumen per 24 ore e raggiunge 43 metri. In modalità bassa invece emette 30 lumen per 150 ore e raggiunge 19 metri. In modalità strobo 1600 lumen per 4 ore, 140 metri di distanza. Il modello K3 invece emette 1600 lumen al massimo per 2 ore e raggiunge 600 metri, quindi meno luminosità, ma per il tipo di fascio luminoso raggiungiamo una distanza maggiore. In modalità alta si dimezza la potenza, quindi 800 lumen, 3 ore di durata, 425 metri di distanza. Modalità media invece 200 lumen per 12 ore, 143 metri di distanza. Modalità bassa 30 lumen per 100 ore e raggiunge 21 metri. In modalità strobo avremo 1600 lumen, quindi il massimo per 4 ore e raggiungeremo pure 600 metri di distanza. Per quanto riguarda invece il modello a infrarossi, per me è semplicemente una novità, quindi mi limiterò a farvi vedere le sue caratteristiche e il suo funzionamento. Quindi emette 500 mW, un'intensità luminosa di 30.625 candele e può raggiungere ben 350 metri senza essere notati, quindi con un fascio luminoso praticamente che non si vede, e dura ben 5 ore. Ovviamente tutte le torce hanno una protezione IPX8, quindi si possono immergere fino a 2 metri di profondità anche da accesa e possono lavorare da meno 30 fino a più 50 gradi. Peso e dimensioni variano di poco in base al modello. Allora, guardiamo le funzioni delle torce. Sia questa che l'altra hanno lo stesso tipo di funzionamento, quindi si accendono dalla parte posteriore. Come vedete, premendo a metà accenderò la torcia, rilasciandola invece si spegnerà. Se voglio mantenerla accesa, quindi lo premo del tutto. Per poter cambiare luminosità basterà premere questo tastino e ad ogni pressione avremo una variazione della luminosità. Per poter accendere la modalità strobo, mentre è accesa, qualunque sia l'intensità luminosa che sta emettendo, accenderemo anche lo strobo.
quindi riusciremo ad infastidire eventuali malintenzionati, che siano animali o esseri umani. Per poterla spegnere quindi si deve ritornare nel tastino posteriore. Questa ha il corpo con queste geometrie particolari, effettivamente bella da vedere. Tutte e tre le torce hanno questa clip che funziona solo in un verso, serve ovviamente per fissarla nella spallina dello zaino, nella cintura, nel taschino, eccetera, ma può servire anche come sistema anti-rotolamento in questo caso ed evita che rotoli via. Nella parte superiore abbiamo questa sporgenza liscia, quindi non svolge alcuna funzione particolare, non ha una funzione d'arma da difesa, neanche di rompere vetri, eccetera, però protegge comunque il vetro e protegge anche gli occhi, perché se l'accendiamo, anche se puntiamo verso avanti o verso l'alto, non rischiamo di guardare direttamente il fascio luminoso. Adesso guardiamo anche l'altro modello, quindi il modello K3. Condivide tantissimo, condivide praticamente tutto per quanto riguarda il funzionamento. Cambia però sia l'estetica che alcune funzioni, quindi corpo antiscivolo, perde quell'effetto più aggraziato, questa è un pochettino più aggressiva, più militare come aspetto. Nella parte frontale abbiamo questo petalo, questa copertura, con queste sfere che dovrebbero essere in tungsteno, e in questo caso possiamo utilizzarlo sia come arma da difesa che eventualmente per rompere dei vetri, eccetera. Tutte e tre le torce possono essere utilizzate in modalità candela, quindi possono essere messe in piedi per poter illuminare proiettando verso il soffitto e quindi distribuendo la luce per tutto l'ambiente. Ovviamente quella infrarossi avrà un effetto completamente differente, però anche questa riesce a stare nella stessa posizione, quindi in verticale. Quindi concentriamo il nostro sguardo su questa. Come vedete, l'unico tasto di accensione è questo, non riusciamo a vedere nulla. Effettivamente dall'inquadratura l'obiettivo riesce a percepire quello che io con l'occhio umano non riesco a vedere, perché sto guardando la mia mano, non vedo assolutamente quel piccolo bagliore che si vede invece dal display. Riusciremo però a vederla se utilizziamo una telecamera ad infrarossi. Basta una semplice telecamera anche di un telefonino, quindi in questo caso utilizziamo questo cellulare. Ok, questa è la telecamera ad infrarossi, ragazzi, guardate che differenza. Voi adesso state vedendo esattamente quello che si vede, state rendendo conto dell'effetto che ha questa lampada, ma siamo in interno, così non ci si rende davvero bene conto. Quindi andiamo in esterno, vediamo il comportamento provando ad illuminare molto da lontano, utilizzando ovviamente il telefonino con la telecamera ad infrarossi. Proviamo, andiamo in esterno e facciamo la prova utilizzando le due torce normali e utilizzando soprattutto questa. E allora ragazzi, spero che mi sentiate perché c'è vento e sapete non posso allontanarmi però da casa per via del Covid, quindi mi limiterò a fare solo la ripresa di questo edificio. Quindi andiamo con il modello P25 e illuminiamo. Come vedete riusciamo a vedere molto bene. Oggi c'è una umidità pazzesca, quindi non riusciamo a vedere benissimo con molta nitidezza, però guardate, adesso provo a diminuire e ad aumentare, guardate, questa è la modalità più bassa. Man mano che aumentiamo con la P25 riusciamo a raggiungere una luminosità davvero molto importante che ci permette di vedere benissimo l'edificio abbandonato. Adesso la spengo e passo al modello K3, il modello però che ci permette di utilizzare la classica luce, non quella di infrarossi. Quindi in questo caso fascio luminoso molto più concentrato, riesco a vedere molto più distante, guardate, riusciamo ad arrivare davvero lontani. Proviamo a cambiare luminosità, guardate qua, è un laser praticamente, arriva davvero distante, quindi riusciamo a vedere molto bene. Facciamo pure uno zoom, guardate lì, minimo, e poi man mano fino alla luminosità massima, quindi come torcia funziona molto bene. E ora ragazzi passiamo invece al telefonino a infrarossi associato alla torcia a infrarossi. Allora guardate, con questo telefono riusciamo comunque a vedere già l'albero in fondo, la macchina, il muretto di fronte che quasi non si vedono, però diciamo ci aiuta a vedere qualcosina. Ma guardate, facciamo uno zoom così riusciamo a capire meglio. Adesso io accendo la torcia e punto verso l'edificio abbandonato, guardate lì, non so se si riesce a capire ragazzi bene quello di cui è capace questa torcia, come riesce ad illuminare. Certo inquadrando da un display un altro display
sicuramente non si riesce a capire granché, ma guardate là, anche in fondo, forse se mi metto così, così riesco a mettere a fuoco molto meglio, guardate, ecco. Ora casomai provo ad avviare la registrazione da questo telefono, ok, e poi vi farò vedere anche questa ripresa. È davvero sbalorditivo come riesca ad inquadrare e a fare una ripresa con questa luce che non riusciamo a vedere, perché questo è quello che vedete se io non inquadro con il telefonino e con questa torcia, quindi abbassando voi vedrete il buio, ma alzando nel frattempo l'altro telefono registra, quindi poi ve lo farò vedere. Guardate là, si vede tutto benissimo. Spegniamo la torcia, ok, e riaccendiamo. Si vede proprio il fascio luminoso, meraviglioso. Allora adesso utilizzo direttamente questo telefono che ha la telecamera di infrarossi e vi faccio vedere una ripresa di quelle case in fondo. Guardate ragazzi, gli alberi così non si vedono e così compaiono dal nulla. Guardate il tetto della casa che non si vedeva e così appare. È davvero eccezionale. È una tecnologia che io non conoscevo e posso garantirvi che non si percepisce assolutamente a occhio nudo che ci sia questa luce che vada puntata insomma, nei punti dove io sto illuminando. Quindi chi non lo sa vede tutto al buio, ma noi attraverso questa telecamera a infrarossi riusciamo a vedere tutto benissimo. E allora ragazzi, quindi P25 oppure K3 o ancora la K3 i8. Sono tre torce con tre funzioni differenti. Questa mi ha fatto impazzire perché è bellissima, una torcia che riesce ad inquadrare senza luce, ovviamente avendo dispositivi adatti. E quali sono i dispositivi adatti? In quali ambiti si può utilizzare questa torcia? Perché per ora avevo fatto vedere le prove, ma non vi ho detto in quali ambiti si può utilizzare. In ambito militare e nell'ambito del soft air, ma si può utilizzare nella videosorveglianza, si può utilizzare come nel caso adesso, basta una normalissima telecamera, anche quella di un telefonino ad infrarossi, per poter vedere il tutto inquadrato da questa luce che gli altri non riescono a vedere. Cosa dire? Io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a guardare il link nel primo commento e nella descrizione. Cliccate anche sul tastino mi piace per farmi capire se il video vi sia piaciuto o meno. Cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti, così attiverete anche le notifiche. Commentate per farmi sapere cosa ve ne pare di questi prodotti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!